Nel seminterrato di una casa di Oslo, dove l'inverno sembrava non finire mai, Øystein camminava avanti e indietro, con la chitarra appesa al collo come un'arma rituale. Le pareti erano tappezzate di poster strappati, candele consumate e simboli tracciati con mani più nervose che precise. Lo chiamavano Euronymous e quel nome era diventato una maschera necessaria. Øystein era troppo fragile per contenere ciò che stava cercando. La sua ricerca non era iniziata con l'odio, ma con la curiosità. Da ragazzo aveva intuito che sotto la superficie del mondo, le facce educate, i sorrisi ripetuti, le promesse di una felicità prefabbricata, si muoveva qualcosa di più vero. Un magma oscuro, sì, ma autentico. La musica era stata la prima crepa, un suono ruvido che non chiedeva permesso, che non rassicurava. Euronymous aveva capito che il black metal non doveva solo suonare come il buio, ma essere buio. Non una posa, non una ribellione adolescenziale, bensì una discesa. All'inizio era eccitante. Ogni riff era una porta socchiusa, ogni concerto una messa nera improvvisata. Sul palco, con il volto dipinto di bianco e nero, sentiva di diventare qualcosa di più grande della sua carne. Guardava il pubblico come un predicatore guarda i fedeli. Non voleva piacere, voleva convertire. Parlava di odio come di una virtù, del nichilismo come di una forma di onestà. Ma dentro, lontano dagli amplificatori, Øystein sentiva il freddo. Il problema dell'oscurità è che non si lascia dominare. Più la cerchi, più ti chiede. Euronymous cominciò a sospettare che la musica non fosse abbastanza. I dischi, le parole, le immagini, tutto sembrava simulazione. Così iniziò a pretendere autenticità dagli altri e soprattutto da se stesso. Se il male era reale, bisognava dimostrarlo. Se l'abisso esisteva, bisognava guardarci dentro, senza battere ciglio. E così le notti si allungarono. I confini tra provocazione e convinzione si fecero sfocati. Euronymous parlava sempre più spesso della morte come di una presenza amica, una sorella silenziosa. Non la temeva, la studiava. Credeva che solo attraverso di lei l'anima potesse spogliarsi delle menzogne. Ma ogni pensiero era un passo in più verso un luogo da cui non si torna. La rovina non arrivò di colpo. Fu lenta, vischiosa, quasi impercettibile. Gli amici divennero pedine, i legami, strumenti. Il bisogno di essere il custode del vero black metal lo isolò, lo indurì. Euronymous costruì attorno a sé un regno di ombre, ma non si accorse che le mura stringevano anche lui. Il suo sguardo, un tempo acceso di fervore, si fece tagliente, sospettoso. Voleva controllare il caos che aveva evocato, senza capire che il caos non obbedisce. Ogni tanto, quando restava solo, Euronymous si faceva da parte e Øystein riaffiorava. Sedeva sul pavimento freddo, la chitarra appoggiata al muro, e ascoltava il silenzio dopo l'eco. In quei momenti sentiva una stanchezza profonda, come se avesse corso troppo a lungo in un tunnel senza uscita. Si chiedeva se l'oscurità che cercava fosse davvero fuori o se invece stesse divorando lui dall'interno. Ma scacciava il dubbio come una debolezza. Il dubbio era luce e la luce era il nemico. Il paradosso lo consumava. Più predicava il disprezzo per la vita, più ne era ossessionato.
Più parlava di distruzione, più temeva di sparire senza lasciare traccia. Voleva essere eterno, anche se predicava il nulla. E così si spingeva oltre, sempre oltre, come se l'estremo avesse potuto salvarlo dalla mediocrità che tanto detestava. Alla fine l'oscurità non fu una rivelazione mistica, ma una stanza vuota. Un luogo dove le grida non tornano indietro e le maschere cadono senza pubblico. Euronymous aveva creduto di poter usare il buio come uno strumento artistico, ma il buio lo aveva usato a sua volta, svuotandolo lentamente. Di Oysten rimase poco. Qualche fotografia sgranata, dischi che ancora graffiano l'aria e una leggenda raccontata a mezza voce. La sua ricerca ossessiva aveva promesso verità assolute e aveva consegnato solo rovine. Forse il lato oscuro dell'anima non è un tesoro da conquistare, ma un avvertimento. Un confine che una volta oltrepassato non restituisce ciò che prende. E nel silenzio del seminterrato, se si ascolta abbastanza a lungo, sembra ancora di sentire una chitarra accordarsi. Non per invocare l'abisso, ma per ricordare il prezzo pagato da chi ha voluto guardarlo troppo da vicino.